Salve e ben ritrovati, Doc da Relazione. Perché insorge il dubbio sull'amore? Che sia un dubbio inerente alla bontà del sentimento provato, quindi la genuinità, l'autenticità, o un dubbio che ha a che fare con l'adeguatezza del partner, no? Il disturbo ossessivo compulsivo da relazione si caratterizza per la presenza di questo dubbio. Quindi in questo video cercherò di spiegare, di descrivere, secondo ovviamente quelle che sono le mie conoscenze, la natura di questo dubbio, e per far questo parlerò di un concetto secondo me fondamentale, che è quello di perfezionismo relazionale, che insieme che è associato all'intolleranza, all'incertezza, costituisce uno degli elementi basilari in grado di innescare e poi alimentare il disturbo ossessivo compulsivo da relazione. Ma che cos'è il perfezionismo relazionale? Ne ho parlato diverse volte nei miei video e possiamo sintetizzarlo come un modello dell'amore estremamente perfezionistico, idealizzato, semplificato, puro, iperromantico, ideale, insomma, utilizzate gli aggettivi che volete, ma un modello dell'amore che nel medio e lungo termine non è sostenibile per la condizione umana, per la natura umana, non perché sbagliate qualcosa, perché non vi impegnate, perché è successo, no, semplicemente la natura umana non riesce, come dire, non è compatibile con questo modello. E poi vediamo perché, per quale ragione, diciamo, la natura umana non può sostenere un modello del genere. Ovviamente parliamo di storie vissute, non di storie idealizzate in cui la persona si innamora, ma questo innamoramento rimane in qualche modo frizzato, congelato per varie ragioni, perché non è ricambiata, perché l'altra persona si è allontanata per disgrazie e cose del genere. Non ci stiamo riferendo, in altre parole, no, come dire, alla filosofia del dolce stil nuovo di Dante o del Petrarca. Quindi il perfezionismo clinico è un costrutto che spiega, diciamo, in buona parte l'insorgenza del dubbio. Ma come è fatto il perfezionismo relazionale? Che cosa contiene all'interno? All'interno contiene tutta una serie di credenze, di assunti, di significati che la persona ovviamente non mette in discussione, li ritiene autentici, li ritiene genuini, li ritiene realizzabili, anzi sente il dovere di vivere l'amore in quel modo, non conosce altre forme di amore. Se ha vissuto delle storie tra virgolette imperfette, disfunzionali, no? Se ne rende conto e va alla ricerca di quest'amore idealizzato. Quali sono questi assunti? Sono davvero tanti. Ora vi faccio degli esempi del tipo, no? Se il mio amore fosse autentico, sincero, genuino, non dovrei mai avere dei dubbi. Se il mio fosse un amore autentico e sincero, dovrei sentirmi sempre sicura, sempre felice. Se il mio fosse un amore autentico e sincero, dovrei sempre desiderare l'altro, dovrei sempre sentirmi attratto. Se questa fosse una storia perfetta, dovremmo essere compatibili al 100%, non dovremmo mai litigare. Se il mio partner fosse il partner giusto, non dovrei guardare gli altri, non dovrei riconoscere agli altri delle qualità desiderabili o tantomeno sentirmi attratta, sentirmi affascinata dagli altri. Se il mio amore fosse davvero puro e sincero, non dovrei pensare all'ex, non dovrei avere timore, ad esempio, di incontrarlo. Questi sono degli esempi di quello che si intende per un modello perfezionistico, quindi no, che incarna il perfezionismo relazionale. Allora, qual è il cuore di questo modello? Che
Intanto è un modello dicotomico che prevede solo il bianco e il nero, cioè o le cose vanno in un certo modo, quindi la persona è connessa in qualche modo, no, con questo, come dire, no, con questo vissuto, oppure al contrario. Quindi quando la persona è connessa, si sente in armonia con questo modello idealizzato, quindi no, è quello che deve sentire, quello che sente: gioia, euforia, entusiasmo, attrazione, esclusività, certezze, nessun dubbio, quindi è completamente, come dire, nutrita rispetto sia a sensazioni che ad emozioni, no? E tutto questo ovviamente la porta a vivere bene, quindi uno stato di benessere, uno stato di certezza. Se però le cose non vanno come devono andare, e prima o poi questo accadrà, per stress, no? Per vulnerabilità, per, come dire, perché appunto vi sono queste credenze, e allora ecco che basta il dubbio, no? Quindi basta il dubbio, quindi si attiva un doc e quel modello perfezionistico ovviamente viene messo in discussione. Ma qua la persona non ha quella plasticità, no? Quella elasticità mentale per cui può assorbire, può diciamo accomodare quel nuovo dato, cioè sì, ci amiamo, stiamo benissimo insieme, abbiamo una bellissima storia, condividiamo i progetti esistenziali, ieri abbiamo litigato, no? Oppure ieri non mi andava di fare l'amore perché ero stanca, perché come dire, no? È un momento un po' così, e ci sta, no? Questo non è che mette in discussione tutto quello che noi siamo, no? Tutto quello che abbiamo deciso di essere. No, no, basta un pensiero, basta un dubbio, basta un contenuto, ed ecco che si attiva che cosa? Si attiva il nero, no? Il dubbio quindi attiva, minaccia la persona laddove è più vulnerabile, no? Quindi se non ho avuto, ieri sera non ho avuto voglia di fare l'amore, allora vuol dire che non lo amo come dovrei amarlo, perché le persone che amano, no, che presentano un sentimento autentico e sincero e che stanno nella relazione giusta, hanno sempre voglia di fare l'amore. Ieri, no, sono, come dire, sono rimasta contenta delle, no, delle attenzioni che un collega mi ha prestato, no? Cioè un collega mi ha fatto dei complimenti, mi sono sentita contenta, mi sono sentita appagata, come a dire, che altre persone mi riconoscono un valore, mi riconoscono delle qualità. Questa cosa, attenzione, no? Mentre è normale nelle persone che non presentano un tocco da relazione, nelle persone che presentano un tocco da relazione invece, no, tac, attiva di nuovo il nero, no, non avrei dovuto provare questo se mi sono sentita gratificata dalle attenzioni di un'altra persona, allora vuol dire che non amo il mio partner come dovrei amarlo, e quindi questa cosa attiva il dubbio. Quindi la persona che cosa fa quando si attiva il dubbio? Beh, intanto sperimenta una condizione di sofferenza molto marcata, a volte veramente drammatica, no? Quindi l'ansia, l'angoscia, ma anche il senso di colpa, e in relazione, diciamo, a questa condizione e alla minaccia percepita, cerca di rassicurarsi, di ripristinare ovviamente la condizione ideale. E come fa? Lo sappiamo, no? Cercherà di riconnettersi, di modulare lo stato delle emozioni e i pensieri, quindi sia a livello cognitivo che emotivo, no? Cercando di indirizzarli nella condizione che ritiene ovviamente adeguata in relazione a perfezionismo relazionale. Quindi il dubbio nasce da una sorta di frattura, dalla messa in discussione di quel modello insostenibile. Prima o poi accade, prima o poi succede, ma la persona non ne è consapevole ovviamente, per cui interpreta quel dubbio come un qualcosa di
terribile, no, che sta minacciando la propria esistenza così come la si desidera, quindi cerca ovviamente di, come dire, no, cerca delle soluzioni. Persona con TOC ovviamente è una persona iperresponsabile, una persona ipercontrollante, quindi no, pensa che sia nel proprio diritto, nel proprio potere, che sia utile fare delle cose, farle anche con urgenza, a volte con impulso, quindi in maniera compulsiva, per cercare di sanare quella frattura, di rimediare ed neutralizzare quella minaccia. Quindi senza l'identificazione di queste credenze, senza l'identificazione di questo modello di perfezionismo relazionale, è difficile uscire dal disturbo ossessivo compulsivo. Tra l'altro, attenzione che questo perfezionismo relazionale non ha solo a che fare con le relazioni sentimentali. Noi lo conosciamo così perché ovviamente è la manifestazione più drammatica che si associa a sofferenza, ma in realtà le persone che presentano un TOC da relazione molto probabilmente questo modello lo applicano anche in altri domini della propria vita, in altri domini relazionali, per esempio nelle amicizie, nel rapporto con i genitori, nel rapporto addirittura con gli animali domestici, nel rapporto con Dio. Cioè, che cosa vuol dire questo? Che in alcune condizioni si criticano, no? Cioè avvertono, percepiscono una sorta di frattura tra quello che dovrebbero sentire in relazione ad, no, una affettività e quello che in realtà sentono. Quindi gli può venire il dubbio, ad esempio, ma io amo il mio cane come dovrei amarlo? Sento veramente quello che dovrei sentire nei suoi confronti? O amo mia madre, mio padre come dovrei amarli davvero? Sento le emozioni sono giuste? Ok? Quindi come vedete, anche se queste condizioni difficilmente raggiungono un livello di sofferenza marcato, no? E quindi solitamente non vengono attenzionati dai professionisti, però come dire, la persona che poi svilupperà il TOC da relazione è molto probabile che già abbia questo modo, questa modalità così rigida, così categoriale, no, di definire quello che è giusto provare e quello che non è giusto. Quindi noi dobbiamo sicuramente portare alla consapevolezza della persona il modo in cui funziona, dobbiamo renderla più umana e quindi no, questo gli consentirà di amare in maniera umana, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo avere dei dubbi e nello stesso tempo provare un amore autentico, un amore sincero, possiamo sentirci attratti da altri. Questo è normale, è umano e nello stesso tempo essere ben consapevoli che, come dire, amiamo il nostro partner. Possiamo non aver voglia di fare l'amore e nello stesso tempo essere sicuri di amare. Possiamo pensare all'ex, no? Ricordarci dell'ex e nello stesso tempo essere certi e convinti che adesso il nostro presente, la nostra storia, il nostro amore è rappresentato dal nostro partner. Quindi bisogna favorire questo processo di integrazione, non è semplice, però esistono delle strategie in psicoterapia cognitivo-comportamentale che aiutano a identificare, quindi riconoscere, a mettere in discussione e poi ristrutturare queste credenze. Per far questo ovviamente la persona deve essere anche disponibile, deve essere motivata a mettere in atto un qualcosa che normalmente non è disposta a mettere in atto. Le persone, attenzione, quando stanno male noi mettiamo in atto delle risposte, come dire, automatiche,
Ma queste tentate soluzioni intuitive paradossalmente ci portano ad alimentarlo il disturbo. Le cose che funzionano realmente in realtà non sono controintuitive, sono difficili da spiegare, ecco perché occorre qualcuno, un terapeuta che, come dire, no, a cui affidarsi, perché senza la fiducia non si va da nessuna parte. Quindi si chiede alle persone, condotte da relazione, di fare delle cose o di pensare a delle cose che normalmente gli incrementano l'ansia, ma facendo questo ed altre, diciamo, strategie, si creano le condizioni proprio per poter vivere e amare in una maniera umana. Io vi ringrazio per l'attenzione. Come al solito vi invito a lasciare un like oppure iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, oppure se pensate di aver bisogno di una mia consulenza o iniziare un percorso di psicoterapia online potete scrivermi al numero in sovraimpressione su WhatsApp. Grazie.